oppure ben ritrovati sul mio canale. Video a sorpresa un po' fuori dalla classica programmazione, perché è un video che volevo condividere immediatamente in modo che non perda di freschezza. Come avrete intuito dal titolo, questo video riguarda Cosmoprof. Da appassionata di beauty e make-up, da anni sognavo di visitare il Cosmoprof. Per chi non lo sapesse, si tratta della fiera dedicata proprio al mondo beauty in tutte le sue sfaccettature, che si tiene ogni anno a Bologna, ma per un motivo o per l'altro non ero mai riuscita a organizzarmi. Quest'anno invece, gioia e giubilo, con una decisione dell'ultimo minuto, sono riuscita a visitare Cosmoprof. E nel video di oggi ho pensato di condividere questa esperienza con voi, parlandovi delle mie impressioni, di quelli che ho percepito essere i trend di questo 2018, quali sono le aziende che mi hanno colpito maggiormente e anche un po' cosa ho portato a casa da questa esperienza. Vi dico fin da subito che ho avuto modo di visitare Cosmoprof soltanto un giorno, il primo, giovedì 15, che non è assolutamente un tempo sufficiente per visitarlo in modo più completo e approfondito, anche perché, tanto per darvi un'idea, parliamo di ben 3.000 espositori da circa 70 paesi del mondo, più di 20 padiglioni, insomma tanta roba. Inoltre il primo giorno, il giovedì, alcuni dei padiglioni erano ancora chiusi, principalmente quelli dedicati a hair and nails, se non ho capito male, ma vi assicuro che anche se avessi avuto tutta la fiera a disposizione non ce l'avrei fatta fisicamente, perché in un giorno solo è davvero molto stancante. Per cui, se casomai l'anno prossimo deciderete di visitare Cosmoprof, vi consiglio di farlo in più giorni, se ne avete la possibilità. Quindi ho dovuto concentrarmi su quello che ritenevo più interessante, tanto per dirvi che questo non sarà un video onnicomprensivo, ma proprio soltanto le mie impressioni e quello che ho portato a casa da questa esperienza. La mia giornata Cosmoprof è iniziata alle 7:30 di giovedì mattina, quando io e la mia amica Bettina siamo partite cariche di entusiasmo. Buongiorno Jiu-Jitsu, oggi mi trovate con la mia amica Bettina, siamo in partenza per un'avventura. Oggi Cosmoprof Bologna, siete pronti? Con un tempo splendido. Orrido, ma noi si va! Ciao. Tra l'altro, se non conoscete Bettina, nella info box vi linkerò sia il suo canale di YouTube che il suo web magazine, che sono molto interessanti. In ogni caso, dopo 3 ore di macchina siamo arrivati finalmente a Bologna al Cosmoprof intorno alle 11:30. Ce l'abbiamo fatta, c'è il venticello qui in Bologna, fa freschino. Dopo aver girovagato per il parcheggio per 5 minuti netti siamo riusciti a uscire adesso. Dai. Il primo padiglione che abbiamo visitato è il 21N, ovvero il padiglione dedicato alle aziende, chiamiamole così, eco-friendly, quelle indirizzate verso l'utilizzo di ingredienti naturali, biologici, cruelty free, vegan, che, vi dico fin da subito, è uno dei grandi trend di quest'anno. C'è proprio la ricerca di ritornare ad ingredienti più naturali che rispettino la pelle in modo assolutamente biologico, organico. Nel padiglione 21N mi ha particolarmente colpito un'azienda che assolutamente non conoscevo, che si chiama Madara Beauty. Fatemi vedere, no, Madara Cosmetics. Mi sono preso degli appunti perché sennò, come sapete, con la mia memoria non ricordo niente. Madara Cosmetics, un'azienda lettone che mi ha colpito perché mette insieme alcuni dei trend del 2018. Il primo è proprio l'approccio bio, organic, vegan, cruelty free. I prodotti sono infatti tutti a base di ingredienti e di principi estratti dalle piante della zona del Baltico, quindi fiori, piante, bacche, eccetera. I prodotti sono molto innovativi e molto performanti. A Cosmoprof hanno presentato 2 novità. La prima è una CC Cream a base di acido ialuronico, e questo è il secondo trend del 2018. Acido ialuronico all over, 1000 prodotti a base di questo principio attivo. Dicevo, una CC Cream a base di acido ialuronico con una proprietà anti-pollution, terzo trend del 2018, quindi anti-inquinamento, con SPF 15. Quindi una CC Cream che mette insieme tanti trend del momento e che mi è sembrata molto valida. Noi abbiamo avuto modo di provarla sulla mano,
texture impalpabile, offre una coprenza bassa ma comunque uniforme alla pelle e soprattutto la protegge dal sole, dall'inquinamento e poi ha questo apporto di acido ialuronico che niente male. Il secondo prodotto che presentavano invece era una crema solare con un SPF più alta, SPF 30, con un principio anti-età, di nuovo molto interessante, questa volta ovviamente texture impalpabile come prima ma trasparente, molto leggere, quindi perfetta da usare anche sotto il trucco. Tra l'altro ho preso un po' di campioncini della Madara, vi faccio anche vedere cosa ho portato a casa. Dentro c'è veramente un po' di tutto, adesso vediamo se riesco a farvi vedere, eccola qua. Questa è la CC Cream che avrete visto anche nel mio cutout delle riprese che ho fatto in fiera, e questa è la crema solare SPF 30 con Plant Stem Cell, con cellule no, non credo proprio che sia staminali, Plant Stem Cell, non ho alcun ricordo. Brava Giuliana, molto bene. Comunque la prima azienda che vi segnalo è proprio questa, Madara Cosmetics dalla Lettonia. Tra l'altro molto bello anche il vibe in generale, sia dello stand che nella scelta del packaging, molto minimal, molto nordico, molto elegante. Sempre restando nel padiglione 21N mi ha colpito anche l'azienda italiana Apiarium, se non leggo i nomi non me li ricordo, un'azienda che propone una gamma completa di prodotti per il corpo, quindi parliamo di burri corpo, oli per il corpo, scrub per il corpo, shampoo, tutti realizzati con prodotti biologici, molto naturali e con una scelta di fragranze veramente spettacolare, prodotti che mi sono sembrati molto interessanti. Siccome poi sono un amante delle candele, nel padiglione 21N c'erano anche delle aziende produttrici di candele. Quella che voglio segnalarvi e che ancora una volta non conoscevo, uno dei grandi plus di visitare Cosmoprof è che si scoprono aziende nuove, Lumen, una cereria italiana che mi ha colpito sia per la tipologia di fragranze offerte ma anche per l'assoluta eleganza del packaging che ho trovato veramente bellissimo, molto molto bello. Lasciato il padiglione 21N, io e la mia amica Bettina ci siamo allegramente spostate nel padiglione 19, che è, a mio avviso, è stato, visto che la fiera ormai è finita, uno dei più interessanti di Cosmoprof, perché all'interno del padiglione 19 si trova l'area Cosmo Prime, dedicata alle aziende di prestigio particolarmente innovative. E qui voglio segnalarvi senza ombra di dubbio Sagapò, un'azienda italiana specializzata in prodotti a base di bava di lumaca, che è uno dei trend di quest'anno, insieme ad altri dei quali adesso vi parlerò. In fiera la Sagapò ha presentato una nuova linea anti-età, E-Time, che mette insieme degli ingredienti molto all'avanguardia, al passo coi tempi. Il caviale, anzi scusate, l'estratto di caviale, che ha una proprietà diciamo anti-età, la bava di lumaca, che è il loro focus per le proprietà rigenerative sulla pelle, e poi il veleno d'ape, che è una sorta di botox naturale. Se vi sembrano degli ingredienti strani e un po' terrificanti, vi sbagliate di grosso, perché sono tre grandissimi trend per quel che riguarda la cura della pelle. Soprattutto ho notato il veleno d'ape. Diverse aziende hanno proposto dei prodotti a base di veleno d'ape, perché mi è stato proprio spiegato che funge, come ho detto prima, da botox naturale, quindi va a rimpolpare, tonificare la pelle e ha un grande effetto quindi anti-età. La linea E-Time, qui ho preso dei campioncini, è composta da 3 prodotti, una maschera per il viso, una crema contorno occhi e labbra e una crema per il viso. Mi sono sembrati prodotti molto interessanti, molto innovativi, e quindi se non conoscete Sagapò io ve lo consiglio, anche perché comunque è un'azienda italiana, un'azienda giovane, molto interessante. Non posso poi non segnalarvi la Foreo, sempre presente all'interno del padiglione 19. La Foreo è un'azienda svedese famosa per aver realizzato una spazzola per la pulizia del viso in silicone, Luna. Credo che se siete un po' nel mondo beauty, appassionati di beauty, conosciate Luna, perché è stata molto famosa, c'è stato molto hype. A Cosmoprof la Foreo ha presentato
una figata pazzesca, almeno secondo me. La figata pazzesca presentata dalla Foreo si chiama UFO ed è un'apparecchiatura che permette di ridurre drasticamente il tempo di posa delle maschere per il viso. Se normalmente una maschera per il viso si tiene su per 20 minuti, utilizzando UFO il tempo si riduce a 90 secondi. Avete capito bene? Pazzesco, perfetto per chi come me ama le maschere viso ma non ha mai la pazienza di tenerle su il tempo necessario. Come funziona UFO? È un apparecchio che viene gestito tramite un'app e che mette insieme fatemi leggere perché non voglio sbagliare, tecnologia Hyperfusion. Che cos'è la tecnologia Hyperfusion? È la stessa cosa che mi sono chiesta io. È una tecnologia che permette di riscaldare e raffreddare la pelle con la vibrazione sonica, che è il classico anche della spazzola Luna, e poi con la LED therapy, ovvero la terapia con le luci LED, perché luci di colore diverso è provato che portano benefici diversi sulla pelle. Come funziona? UFO va a riscaldare la pelle dilatando i pori, poi con la vibrazione sonica fa penetrare i principi attivi della maschera a fondo, con la LED therapy aggiunge ulteriori benefici e poi va a raffreddare la pelle sigillando all'interno i principi attivi e quindi permettendo di ridurre drasticamente il tempo di posa. Una figata pazzesca. Da quel che ho capito il prezzo di vendita sarà però intorno a 280 euro, non proprio regalato, al momento non è ancora sul mercato, credo sia disponibile per pre-order, quindi per poterlo preordinare. Credo di avervi detto tutto sul padiglione 19, cioè tutto quello che mi ha colpito di più, dopodiché io e la mia amica Bettina ci siamo spostate nei Country Pavilions, ovvero i padiglioni dedicati ai collettivi di aziende provenienti dai diversi paesi del mondo. Quello che mi ha colpito di più e interessato di più era il padiglione 14, dove si trovavano i collettivi di produttori inglesi e americani. Da buona blogger, youtuber, diciamo così, non posso non parlarvi della SLG Beauty, che è l'azienda che produce la linea di Zoella, la famosissima youtuber inglese, e anche la linea, fra le altre, Collab, quella di shampoo secchi, non so mai come dirlo, fondata dalla blogger e modella inglese Ruth Creeley. Io adoro tra l'altro gli shampoo secchi della Collab tantissimo, e quindi la prima domanda che ho fatto è: bene, siete Cosmoprof, quindi finalmente i vostri prodotti saranno distribuiti anche in Italia? E invece no, o perlomeno per il momento, al giorno 1 di Cosmoprof, ancora non c'erano grandi novità in questo senso. Stanno cercando un distributore, evidentemente non l'hanno ancora trovato, speriamo che lo trovino perché alcuni di questi prodotti sono molto molto interessanti. Spostandoci invece nella zona America, e più precisamente nella zona California del padiglione 14, non posso non segnalarvi lo stand di Jeffree Star Cosmetics. Non so se conoscete Jeffree Star, fra le altre cose anche uno youtuber di discreto successo con un buon seguito. Io lo trovo pazzesco, è uno di quei personaggi che o si amano o si odiano. Io lo amo alla follia. Se non lo conoscete metterò il link al suo canale di YouTube nella info box, ed ha anche creato una linea di make up, essendo appunto fondamentalmente su YouTube un beauty guru, quindi il suo canale si basa principalmente su tutorial di trucco e recensioni di prodotti. Ha lanciato la sua linea di make up che trovo molto molto interessante, che ha un discreto successo in America, che sta sviluppando e ingrandendo per essere distribuita anche in altri paesi del mondo. Per questo si trovava a Cosmoprof. Guardando i suoi video ero curiosissima di tastare con mano e vedere con i miei occhietti la nuova palette Blood Sugar che sta lanciando proprio in questo momento. L'ho trovata fighissima anche dal vivo, così come ho trovato fighissimo anche dal vivo lui, perché era presente nello stand. Ora, se non sapete chi è, quando lo vedrete capirete quello che sto per dirvi. Io lo trovo pazzesco, sembra quasi un alieno bellissimo, è molto alto, molto elegante, toccato in modo perfetto, e l'ho trovato anche molto disponibile e molto gentile, che non è proprio scontato quando si parla di youtuber di un certo livello. Poi un altro brand che ho scoperto a Cosmoprof, che mi ha conquistata sempre nella sezione America, è LA Splash Cosmetics. Vediamo se l'ho detto giusto. Yes. Mi ha colpito perché ha un vibe, uno stile un po' dark, un po'
mi ha ricordato Kat Von D, ma decisamente molto più pop, un brand di make up, e la parola d'ordine è glitter, che ve lo dico è un altro dei grandissimi trend del 2018. Glitter all over, glitter everywhere, tutti glitteratissimi, e loro proponevano una serie di prodotti proprio a base di glitter. Tra l'altro la mia amica Bettina ne ha approfittato per farsi le labbra glitterate, niente male, eh? Vi dico solo che da quel momento in poi, girando per la fiera, la fermavano tutti facendole i complimenti, molto molto figo. Tra l'altro era uno anche dei pochissimi stand dove si poteva acquistare, e ovviamente non mi sono lasciata scappare l'occasione, anche perché pagando 20 euro si potevano acquistare 2 prodotti a scelta e altri 3 venivano dati in omaggio in una sorta di goodie bag. Io ho scelto l'ombretto in crema super glitteratissimo, che tra l'altro ho su anche adesso, non so se riuscite a vederlo, molto interessante, ricorda un po' quello della Stila, l'applicatore è un po' più cheap, diciamocelo, sembra un gloss, in realtà è appunto un ombretto in crema, e in regalo me ne è arrivato un altro rosa. E poi ho scelto l'eyeliner perché mi ha colpita questa punta sottilissimissima che permette veramente di fare una riga molto definita e super precisa, anche in questo caso ce l'ho su oggi. E insieme ho ricevuto, oltre appunto a un secondo tubetto di quel ombretto in crema, vuoto di un attimo, un prodotto per le labbra, un prodotto che credo sia matte, con questo color nude, l'applicatore è fatto così. E poi un altro eyeliner che non è tanto nelle mie corde, perché è un eyeliner di quelli col pennellino che io non uso volentieri perché è un po' più difficile da stendere. Però mi piace molto il packaging, loro erano molto molto gentili e simpatici, e insomma mi ha conquistata. Poi lasciamo il padiglione 14, il Country Pavilion 14, una piccola menzione vorrei farla anche per il padiglione della Corea, anche se avevo grandissime aspettative, perché come tutte sappiamo il mondo beauty coreano è in grande ascesa, e quindi mi aspettavo di trovare chissà quali novità pazzesche. In realtà sono rimasta un po' delusa, perché si trattava di un padiglione molto diretto verso gli operatori del settore, quindi tanti produttori di spugnette per il make up, maschere in tessuto ma proprio solo il supporto senza la maschera in sé, quindi poco diretto all'utente finale, molto diretto agli operatori del settore. Vi parlo soltanto di un'azienda che mi ha colpito, che è Oilaria, azienda coreana nuovissima, talmente nuova che non hanno ancora neanche una rete di distribuzione, non solo in Italia ma in generale. Mi ha colpito perché propone una serie di prodotti per il viso, principalmente oli e scrub a base di sesamo, e la fondatrice è una coltivatrice di sesamo che vive sulle montagne della Corea, quindi molto distante dal mondo beauty, che ha deciso di reinventarsi e di utilizzare gli scarti di lavorazione del sesamo per creare questi prodotti molto bio, molto organic, molto natural, molto cruelty free. Io ho comprato, perché era un altro stand dove incredibilmente si poteva comprare, per 5 euro ho portato a casa uno scrub. La particolarità è che profuma di sesamo essendo a base di sesamo, è molto interessante, ma soprattutto ho trovato molto interessante la storia di questa agricoltrice, si dice così, coltivatrice coreana sulle montagne, che si reinventa e poi arriva al Cosmoprof a Bologna. Molto 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 interessante. Dopodiché, dopo 5 ore di full immersion, un numero incalcolabile di passi e senza aver mangiato assolutamente nulla, io e Bettina abbiamo deciso che era il momento di andare a casa, e anche se un po' a malincuore siamo ripartite, sicure di esserci perse chissà quanti stand, ma come vi dicevo all'inizio è assolutamente impossibile in un giorno solo vedere tutto. In generale, cosa ho portato a casa dal Cosmoprof? Molto molto interessante l'occasione di poter vedere le novità, i nuovi trend, i nuovi prodotti in anteprima, prima che appunto siano sul mercato. Un po' stressante la giornata, perché tanto da vedere, poco tempo, tanta gente, non si può mangiare, è praticamente impossibile perché le code per mangiare infinite, infatti io e Bettina abbiamo saltato direttamente il pranzo.
In generale una bella esperienza, mi sono divertita con Bettina, ho visto un sacco di cose nuove, ho conosciuto delle aziende nuove e quindi è un'esperienza che, se amate il settore, vi consiglio di fare almeno una volta nella vita. Non so se però avrò ancora tutta questa voglia di tornarci ogni anno, ma chi lo sa, ma chi lo sa. Spero anche di essere riuscita con questo video a darvi un'idea della mia esperienza e della mia giornata in Cosmoprof. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Direi che per oggi non c'è altro, la mia giornata Cosmoprof, o meglio il mio racconto della giornata Cosmoprof si conclude qui. Un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!